Ben ritrovati con una nuova puntata di Sport Trading Talk. Come sempre abbiamo qui Davide Renna. Ciao Yuri. Eccoci, allora entriamo subito nel tema di oggi, che è molto importante. La domanda che sta un po' di fondo è se appunto lo sport trading può diventare un'opportunità dal punto di vista finanziario. Sì, oggi cambiamo un po' il punto di vista, no? Visto che abbiamo parlato spesso di chi pratica lo sport trading, da un altro punto di vista, quello che in questo momento cerchiamo di capire è se lo sport trading può diventare un asset class, ovvero una forma di investimento del futuro, no? Ci sono tanti elementi che portano a pensare questo. Oggi lo sport trading non è ancora un asset class. Perché mancano ancora le infrastrutture il mercato, i servizi per Ok. poter generare un asset class. Un asset class è una categoria di investimento, no? Abbiamo le obbligazioni, abbiamo le azioni, abbiamo gli immobili. Eh, diciamo che molti esperti vedono del campo finanziario, di cui io non appartengo, ma sono soltanto un osservatore esterno, ovviamente incuriosito e di parte, vedono alcuni segnali positivi in questo senso, quindi vedono la possibilità che questo movimento prenda quota e quindi possa iniziare a generare quelle infrastrutture tali per farla diventare un asset class. Ottimo. Diciamo che ehm, una set class non nasce perché viene definita o viene aperta da qualcuno, ma nasce in modo spontaneo quando si sviluppano dei servizi collaterali intorno, quindi i vari operatori che si posizionano e danno più accesso all'offerta, la liquidità, piuttosto che anche la cultura che sicuramente da questo punto di vista deve crescere per quanto riguarda lo sport trading. Diciamo che lo sport ha delle caratteristiche tali da essere un fenomeno molto interessante da questo punto di vista, perché è globale, eh, porta attenzione mediatica all'ennesima potenza, genera liquidità enorme, quindi ha delle caratteristiche quasi uniche eh, e spesso è decorrelato rispetto al contesto geopolitico, e anche questo Certo. come forma di investimento è un lato molto interessante. Quindi diciamo che oggi potremmo iniziare a vedere lo sport non come intrattenimento, ma come generatore di mercati, perché ogni evento sportivo genera un mercato a sé. Io personalmente già lo vedo così, ma Ok. perché sono un operatore, quindi sono parte in causa del processo. Quando il mercato a livello globale vedrà e crederà in questo, sviluppando tutto quello che serve per svilupparlo, secondo me può diventare una forma molto interessante. È una domanda che forse mi viene così spontanea, no? All'inizio, quando hai iniziato, insomma, con lo sport trading, avevi già, insomma, questa idea in testa No, oppure no? assolutamente. Nel 2000, sono 26 anni fa, mai mi sarei sognato di fare questo tipo di percorso, perché come ti ho raccontato non avevo nessuno davanti a me che mi potesse confermare la Certo. possibilità di farlo, quindi lo volevo fortemente, ma non sapevo Mm. se fosse stato possibile o meno, né tantomeno che potesse diventare una forma di divulgazione di chiacchiere Certo. come quella che facciamo adesso, all'ennesima potenza, addirittura una set class, no, non me lo sarei mai aspettato. Diciamo che è anche un po' la conferma dei tempi che vanno avanti, sono passati 26 anni e tutto quello che è in piccolo, in determinate fasi, poi può esplodere. L'abbiamo visto con le cripto, l'abbiamo visto con tanti casi nell'ultimo periodo. Non me lo sarei mai Eh, immaginato, però Beh, sicuramente. diciamo, col passare del tempo, ovviamente, questa idea ti è venuta dopo un po'. Sì. Diciamo che il fatto che questo settore in 26 anni non solo si sia confermato dal Mm. mio punto di vista dell'operatore, ma sia in crescita e richiami, adesso magari poi ne parleremo, anche dei movimenti fuori nel mondo relativi a questo settore, sicuramente dà grande fiducia da questo punto di vista.
Assolutamente, quindi si può dire insomma che lo sport trading può diventare una vera e propria forma di investimento, ovviamente diversa da tutte le altre forme di Oggi investimento. è una opportunità per una nicchia di Mm. investitori che già investono in questo settore, perché esistono comunque fuori dal territorio italiano hedge funds sullo sport trading, esistono divulgazioni eh, molto importanti da questo punto di vista, esistono i prediction market, ne abbiamo parlato, che stanno portando gli eventi sportivi all'interno della loro piattaforma, che non nasceva per logiche sportive, però guarda, ieri guardavo una partita e mi sono sorpreso perché Polymarket, che è uno degli operatori del prediction market, è lo sponsor della Lazio. Sono sempre stato abituato nell'ultimo periodo a vedere gli operatori di scommesse sportive come banner dello stadio Certo. piuttosto che sulle magliette dei giocatori, dando tra l'altro un pessimo segnale per quanto mi riguarda. Però niente, ieri vedevo che lo sponsor della Lazio è proprio Polymarket. Polymarket è uno di quegli operatori che ha introdotto gli eventi sportivi all'interno della propria piattaforma, che però non nasce dal punto di vista ludico. Polymarket nasce proprio dal punto di vista finanziario, perché gestisce contratti finanziari basati sulle probabilità. E quindi questo è un ulteriore segnale di una Ah, tendenza certo. che secondo me potrebbe davvero crescere da questo punto di vista. Assolutamente, poi in generale insomma sport trading diciamo che è differente da un mercato finanziario, dai mercati finanziari, però allo stesso tempo magari ha anche delle analogie, ecco. Sì, sicuramente. Beh, intanto entrambi lavorano su mercati di probabilità, Mm. quindi tutte e due lavorano su dei mercati che sono eh, guidati dalle informazioni e basati su probabilità. Sicuramente tutte e due rispecchiano il criterio della domanda e dell'offerta, quindi il meccanismo del compra-vendi è molto simile. In tutti e due i settori la componente psicologica dell'operatore è davvero fondamentale, che è un po' stato l'argomento principale di queste sessioni, no? Quindi hanno delle componenti molto simili da quel punto di vista. Ehm, Chiaro che ci sono ancora delle differenze importanti, culturali, nella consapevolezza a livello di infrastrutture, sicuramente a livello ancora di liquidità che muovono Mm. gli asset finanziari rispetto allo sport trading, quindi ci sono degli elementi che vedono la possibilità che questo possa diventare come tale. Sicuramente non siamo ancora a quel tipo di livello. Mi ha colpito una divulgazione di John Goodacre, che sul University College di London, che tratta proprio il parallelismo tra il mercato finanziario e il mercato dello sport trading, e praticamente conferma da un punto di vista matematico, da un punto di vista davvero quasi scientifico, la presenza all'interno dello sport trading delle stesse caratteristiche che muovono poi la crescita di un mercato finanziario. L'unica cosa che manca è la liquidità, la Mm. possibilità di scalare, e questo è un difetto, ed è il motivo per cui questa rimane oggi un'opportunità di investimento di elite Ok. e comunque di nicchia per poche persone, perché la liquidità non è ancora sufficiente a scalare. Però sicuramente ci sono delle possibilità. Lo spot trading da alcuni punti di vista oggi, in questo momento, può essere vista come una forma di investimento alternativa, interessante, perché l'abbiamo già detto ed è correlata, ma anche perché permette una redditività importante grazie a delle inefficienze di mercato che ancora ci sono, perché comunque gli operatori non sono ancora professionalizzati al 100%, e permette un controllo del rischio migliore, perché l'evento sportivo, rispetto ad altre dinamiche come quelle delle cripto ad esempio, è molto più leggibile, e quindi se qualcosa è leggibile, soprattutto nel controllo del rischio, è più gestibile.
Diciamo che questa trasformazione poi in asset class è ovviamente possibile. Quello che frena è più, diciamo, un aspetto più tecnico o culturale, secondo te? Eh beh, esattamente tutte e due, Tutte e due. però credo che sia un elemento tira l'altro. Mm, La cultura apre spazio agli operatori e a chiunque possa portare delle infrastrutture tali da generare il mercato e viceversa. Le infrastrutture poi, quando esistono, generano anche la cultura. Quindi sono sicuramente due facce della stessa medaglia. Diciamo che quando qualcosa comincia, non tutti sono, il mercato spesso non la legge, mm, quindi bisogna vedere quello che oggi non è ancora, è in potenzialità ma non è ancora sviluppato al 100%. Però diciamo che eh, mentre abbiamo passato gran parte del tempo a spiegare che questo non è un gioco e che il professionismo è molto diverso dalle scommesse, se pensi questo argomento apre uno scenario completamente diverso perché cambi completamente certo. il punto di vista se leggi questa professione e questo settore dal punto di vista macroeconomico e finanziario. Cambia completamente il punto di vista ed è personalmente anche una dei miei interessi maggiori rispetto all'attività di divulgazione che faccio in questo settore, perché personalmente mi sono sempre più sentito un operatore finanziario rispetto sicuramente a qualcuno che gioca, questo è Certo. chiaro. E questo sicuramente porterà dei vantaggi, questa trasformazione? Porterà dei vantaggi sicuramente perché le infrastrutture che crescono e che nascono per sviluppare l'asset class porta sicuramente molta più competitività, Ok, molta più offerta, quindi gli operatori oggi sono pochi ma se si posizionano possono differenziare l'offerta. La consapevolezza e la cultura che nasce anche a livello di professionismo può sicuramente generare da una parte un arricchimento del mercato e poi dall'altra, magari ne parleremo poi nella visione per il futuro, anche una riduzione di alcune opportunità, perché è chiaro che oggi le inefficienze che ci sono anche frutto del fatto che il mercato sia poco popolato. Un domani, nel momento in cui questo settore cresce, bisogna anche tenere conto che queste opportunità probabilmente verranno meno e ce ne saranno altre, però sicuramente qualcosa che cresce io credo che sia sempre una grande opportunità. assolutamente. A livello globale, insomma, ci sono diversi segnali che arrivano. Sì, a livello globale ne abbiamo davvero tanti, se pensi che tipo Kalshi, che è una piattaforma americana sul prediction market, ha movimentato 1 miliardo di euro nella finale del Super Bowl, Mm. quindi davvero enorme, ma anche gli altri numeri che si movimentano a livello globale, 1.000 miliardi di euro è il movimentato globale nell'ambito sport trading, scommesse sportive e sport trading. Gli utenti nell'ambito betting sono 1,5 miliardi a livello globale, quindi i numeri sono davvero tanti. E il fatto che già siano nati degli hedge fund o delle forme di investimento più o meno approfondite o più o meno vincenti nel settore fanno capire che già questo è stato visto come una possibilità finanziaria e non come una professione singola. Sicuramente, ripeto, cambia il punto di vista, vedere lo sport non come intrattenimento, ma come un grosso mercato e vedere ogni singolo evento come un mercato a sé stante. Assolutamente. Non stiamo parlando appunto di semplici scommesse, ma appunto di una possibile evoluzione di un mercato. No, nel Quindi momento in cui allarghi la visione, vedi sicuramente delle caratteristiche che sono un movimento di mercato, un movimento di macro settore finanziario e sicuramente non nulla di ludico da questo punto di vista.
Assolutamente, abbiamo fatto una bella panoramica, credo, anche di questo aspetto. Grazie mille Davide per Grazie a te. essere stato qui con noi. In conclusione ricordo che potete trovare come sempre il numero di telefono 320 4747 580, abbiamo anche l'email info@sport-trading.life, Instagram Davide Renna, LinkedIn stessa cosa, sito web www.sport-trading.life. Grazie mille ancora, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao, a presto.